Eccolo! Eccoci. Come stai? Allora, attualmente sono su una montagna di cacca e forest oil. Il top quindi, no? Puoi notare? Puzzo, guarda. No, è per prendere il segnale, logicamente, più alto sei e meglio è. E poi dà il senso della verità, scusami tutto questo, Tommy. No, guarda, aspetta, ti giro la telecamera, insomma, puoi guardare, ecco, questa marrone è forest oil and manure. Voilà. Meraviglia, meraviglia. E quelle là in fondo vedo che sono piccoli piante di avocado? Allora iniziamo subito il tour? Subito, Siamo subito, curiosi? subito. Allora, levo la mia brutta faccia e vi faccio vedere quelle belle delle piantine, vai. Che bello. Allora, vado pianino pianino perché ho paura di perdere il segnale. Ok. Allora, qui siamo nella, la chiamano open area ed è l'area dove vengono stoccate le giovani piante di avocado appena germinate. Oh, Allora, come infatti, vedi, vedo, vedo. queste siamo proprio nella fase iniziale. Guarda come sono piccine, piccine, piccine. Belle però, belle. Dopodiché, no, ti faccio vedere, ce ne sono tantissime. Queste diventeranno dei chiamati rootstock, cioè la parte di sotto del grafting, ok? Ti faccio vedere il prodotto finale. Come vedi, la nursery è veramente ben gestita. E questo è il prodotto finale. È il prodotto finale, vedete? È il rootstock con il suo innesto. Perfetto, Queste perfetto. sono 5.000 piante di avocado pronte per essere mandate via sulla nuova comunità di Roverere. Esatto, Tommy, perché tu in questo momento ti trovi esattamente dove? Allora, io esattamente in questo momento sono sotto una shadownet che protegge le piante dal sole, però mi trovo nel villaggio di Kikelelwa, che si trova all'interno del distretto di Rombo, al confine tra la Tanzania e il Kenya. Siamo proprio, ora guarda, ti faccio vedere, là in fondo purtroppo è tutto lì c'è il Il Kilimangiaro. Kilimangiaro. Cavolo, che meraviglia, Siamo Tommy. ai piedi del Kilimangiaro. Che meraviglia, che meraviglia. Purtroppo iniziando la stagione delle piogge è sempre è nuvoloso, quindi ora qui il tempo non è un granché. Ma Tommy, Allora, poi ti volevo... la stagione delle Dimmi, piogge inizia più o meno adesso e andrà adesso, avanti fino... fino a fine maggio. Perfetto. Ma il nostro obiettivo è dare le piante tutte entro la prima metà di aprile in modo tale che possono prendere almeno un mese e mezzo di piogge, poi applicando tutte le tecniche di maintenance come il mulching, il weeding, avremo una mortalità che si attesta tra il 10 e il 20%. Per questo viene sempre dato un surplus al contadino per far sì che quando si va a geotaggare solamente, lo chiamiamo il vivo, cioè quello che riceveranno gli utenti. Certo, quindi se Tommy dici, diamo per scontato che ci possa essere naturalmente una mortalità delle piante che non attecchiscono, però noi ne prepariamo in di più, una maggiore quantità, così che in ogni caso siamo garantiti che tutte siano Assolutamente. perfetto, Quando perfetto, il tecnico va a geotaggare solamente il vivo, cioè dopo che la mortalità si è verificata, si chiama in questo gergo così, in modo perfetto, tale che quella pianta ha veramente attecchito e veramente diventerà un albero. perfetto, perfetto. Ti volevo far vedere, poi questa è la nostra Ferrari, è la nostra greenhouse, dove effettuiamo tutte le semine delle piccole, le chiamiamo specie da frutto. Ora io spero che regga la connessione